Per mettere alla prova un'idea sul serio, prima ti serve lo strumento giusto. Anatomia di un'idea di trading. Nell'episodio scorso abbiamo scritto le regole del test, prima di vedere un solo risultato. Ora entriamo nello strumento che le mette in pratica, il laboratorio. Qui non provi un'idea, la misuri, e misuri le condizioni. Il laboratorio parte da un template, la stessa idea, scritta come regole, con ogni pezzo separato dagli altri. Ogni parametro si può accendere o spegnere. Un interruttore, non un'opzione nascosta in un menu. Vuoi sapere cosa cambia senza un certo filtro? Lo spegni e confronti. E per una griglia di livelli puoi decidere quanto peso dare a ciascuno. Non tutti devono contare allo stesso modo. Non è complessità per complicare le cose. È il modo di isolare, una condizione alla volta, cosa sta davvero facendo la differenza. E poi c'è la scala del tempo. Il laboratorio può scendere fino al singolo secondo, non candele di un'ora, comode da guardare, ma il prezzo così com'era, un tick dopo l'altro. E puoi scegliere tu la finestra storica su cui testare, un mese, una fase di mercato precisa, un anno intero. Perché una condizione non è solo quale mercato, è anche quando. Cambiare la finestra è cambiare la domanda che stai facendo ai dati. E poi, il momento in cui una posizione si chiude. Il laboratorio ti lascia scegliere come una soglia fissa di guadagno, una soglia fissa di perdita, oppure un'uscita che segue il prezzo, il trailing, e si stringe mano a mano che il risultato cambia. Sono modi diversi di rispondere alla stessa domanda. Quando esco? E ognuno, messo alla prova, racconta una parte diversa della storia. E quando il backtest gira, il laboratorio non ti dà un numero solo. Ti dà la tabella, ogni operazione, una riga, il guadagno o la perdita di quella singola vendita, il totale che si accumula operazione dopo operazione, il valore della sessione nel tempo. Sono numeri storici, di un ambiente demo, non un guadagno che puoi aspettarti, ma sono la materia prima per farsi la domanda giusta, non quanto ha reso, ma in quali condizioni e con quale percorso si è arrivati a quel numero. Quindi la seconda lezione è questa. La differenza tra un giocattolo e un laboratorio è quanto puoi interrogarlo. Se puoi accendere e spegnere ogni pezzo, scendere fino al secondo e guardare ogni singola operazione, allora puoi davvero misurare, non solo provare. Nel prossimo episodio guardiamo il primo risultato vero e la domanda che arriva subito dopo. Un solo test basta per decidere.